Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Per chiunque soffra di raffreddore, asma, allergie, tosse o qualsiasi problematica delle vie respiratorie, l'aerosol rappresenta una valida alternativa di terapia. Chiaramente però bisogna sapere cosa utilizzare per l'aerosol. Chiariamo subito che quando si tratta di farmaci è indispensabile la prescrizione del medico, ma in alcuni casi è possibile intervenire anche in autonomia. In questo video quindi capiamo quali sono le possibili alternative che ci offre la terapia dell'aerosol. Se il video ti piace metti like e iscriviti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. L'aerosol è un dispositivo che attraverso diverse tecnologie nebulizza soluzioni saline e diversi attivi in modo da farle respirare al paziente. A seconda della grandezza delle particelle ottenute è possibile trattare diverse zone delle vie respiratorie. Se le particelle sono molto grandi tratteranno le fosse nasali, i seni paranasali e le orecchie. Se invece sono molto piccole arrivano a bronchi e polmoni. Le microgoccioline inalate in questo modo raggiungono direttamente la zona interessata, con un duplice vantaggio: una maggiore efficacia e al tempo stesso meno effetti collaterali rispetto a quelli che avrebbe una terapia di tipo sistemico. Raffreddore e naso chiuso sono disturbi che possono trovare giovamento grazie alla terapia con l'aerosol. Il raffreddore in generale è una malattia di tipo virale che non necessita di alcuna terapia. Tuttavia, l'aumento della produzione di muco e la congestione nasale possono provocare disturbi respiratori ed è quindi comprensibile voler trovare sollievo in questo senso. Nei bambini poi che non sanno soffiare in modo efficiente il naso, l'accumulo di muco può provocare un peggioramento e quindi un interessamento delle vie respiratorie più profonde oppure l'otite. Nel trattamento delle prime vie respiratorie e del raffreddore un grande aiuto viene dalla doccia nasale. Questo dispositivo nebulizza la soluzione in goccioline molto grandi e permette una rapida pulizia delle fosse nasali. Il beccuccio viene inserito in una narice e si eroga la soluzione mentre si tiene premuta l'altra narice, poi si inverte. Vediamo ora cosa è possibile inserire nella doccia nasale per trattare il raffreddore sia per gli adulti che per i bambini. Gli adulti possono utilizzare in autonomia nella doccia nasale sia soluzioni isotoniche che sostanzialmente hanno solo la funzione di pulizia, che soluzioni ipertoniche che invece oltre a pulire le fosse nasali hanno anche un'azione decongestionante. Questa azione decongestionante naturale è data dalla differenza di concentrazione tra la soluzione ipertonica e i liquidi all'interno delle cellule delle mucose. Infatti la soluzione ipertonica è più concentrata e questa maggiore concentrazione determina il richiamo di acqua dalle cellule della mucosa che quindi si sgonfiano. Queste soluzioni poi possono essere arricchite con diversi attivi. Tra i più comuni ricordiamo l'acido ialuronico ad azione idratante, l'aloe vera ad azione lenitiva, attivi mucolitici come l'N-acetilcisteina o ancora ad azione balsamica come l'olio essenziale di eucalipto. Per i farmaci invece c'è bisogno della prescrizione del medico. Per i bambini va benissimo utilizzare sia soluzioni isotoniche che ipertoniche nel caso in cui ci sia molto muco, da evitare invece gli oli essenziali che per reazione allergica possono dare problemi respiratori come il laringospasmo. In genere sulle confezioni di queste soluzioni vendute in flaconcini monodose c'è scritta anche l'età dalla quale si può utilizzare il dispositivo. In condizioni diverse oppure per i farmaci c'è bisogno della prescrizione del pediatra. La sinusite è un'infiammazione dei seni paranasali, delle cavità che si trovano nelle ossa craniche a livello della radice del naso e sotto le sopracciglia. Quando queste cavità si riempiono di muco anche per un banale raffreddore può succedere che ci sia infezione e infiammazione. L'aerosol in questo caso può venire in aiuto. Per prevenire la sinusite può essere di grande aiuto la doccia nasale anche quando si ha solo un banale raffreddore. Invece una volta che la sinusite si è scatenata potrebbero essere necessari antinfiammatori e antibiotici che vanno prescritti dal medico. L'aerosol potrebbe essere utile sia per la tosse secca che quella grassa se il medico lo ritiene opportuno. In questo caso si utilizza o la mascherina o il boccaglio e si inspira con la bocca. La tosse grassa, cioè quella con la produzione di molto muco, può trovare giovamento dall'impiego di mucolitici nell'aerosol in modo da
da fluidificare le secrezioni e favorirne l'espettorazione. Tra i mucolitici più utilizzati l'N-acetilcisteina e l'ambroxolo. Per la tosse secca invece potrebbero essere utili degli antinfiammatori e dei broncodilatatori se ci sono delle difficoltà respiratorie. Tutti questi farmaci però vanno comunque prescritti dal medico. Il mal di gola generalmente è provocato dall'infiammazione della gola causata da una infezione virale o batterica. Anche in questo caso l'aerosol può venire in aiuto, sempre utilizzando mascherina o boccaglio. Quindi per alleviare il mal di gola possono essere utilizzate soluzioni saline isotoniche contenenti attivi lenitivi, ad esempio come l'aloe e la camomilla, oppure, se il medico lo ritiene opportuno, anche degli antinfiammatori e degli antibiotici. La scelta dell'aerosol è molto importante perché non tutte le tecnologie a disposizione sul mercato hanno le stesse prestazioni e caratteristiche. L'aerosol a pistone sfrutta l'aria compressa generata appunto dal compressore che nell'ampolla a contatto con la soluzione la nebulizza. In alcuni apparecchi può essere addirittura controllata la grandezza delle particelle prodotte. Questo tipo di aerosol è potente ed economico, adatto a tutti i tipi di farmaci, ma è un po' rumoroso e meno veloce rispetto alle tecnologie successive. L'aerosol ad ultrasuoni sfrutta appunto gli ultrasuoni per generare le particelle che risultano più piccole e che quindi possono penetrare più in profondità rispetto a quelle prodotte dall'aerosol a pistone. È più veloce e silenzioso, anche più delicato come macchinario. Inoltre non può essere utilizzato con tutti i farmaci, ad esempio non è possibile utilizzarlo per i cortisonici. L'aerosol mesh è la tecnologia più innovativa e sfrutta la vibrazione della membrana mesh per produrre le goccioline. Gli aerosol mesh sono più veloci, silenziosi e adatti a tutti i farmaci, ma richiedono maggiore manutenzione e alcuni accorgimenti per evitare che i fori della membrana si otturino con alcuni prodotti. Gli aerosol portatili sono molto utili per chi viaggia e per chi deve eseguire più volte al giorno la terapia. Generalmente funzionano a batteria e questa può essere ricaricata anche tramite USB, possono essere a tecnologia a pistone o mesh. Una volta scelto l'apparecchio adatto e valutata la terapia, è importante sapere che bisogna seguire delle regole per essere sicuri di avere la maggiore efficacia possibile dalla terapia con l'aerosol. Non sdraiarsi, ma restare seduti con il busto eretto. Respirare con una frequenza normale senza andare in affanno. Non provare a fare l'aerosol ai bambini mentre dormono perché l'inalazione non è adeguata e fermarsi se il bambino piange per lo stesso motivo. Invece la frequenza dipende dal tipo di terapia. Generalmente per i disturbi lievi si eseguono da 1 a 2 sedute al giorno, mentre per disturbi più importanti il medico può ritenere opportuno anche eseguire 3-4 terapie al giorno. Abbiamo visto come è possibile utilizzare l'aerosol per i disturbi più lievi anche in autonomia e come invece in alcuni casi è importante rivolgersi al medico. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.